Ben ritrovati! Allora, settimana scorsa ho rilasciato un video che parlava di PS4, del processore, ehm, di come misurarlo, di come testarlo, di vedere se è buono, se non è buono, cosa fare, cosa non fare. Allora, oggi, così, visto che non ho nulla di meglio da fare, tra virgolette si fa per dire, ok? Andiamo a prendere una console, ok, che avevo già da diverso tempo e tecnicamente doveva già funzionare, solo che poi una persona mi ha chiesto se avevo una console, ho provato a vedere fra quelle che avevo e mi è venuta in mano questa qua e non so per quale motivo ha smesso di funzionare e adesso fa... No, non è che non so per quale motivo, però tecnicamente doveva funzionare e adesso me la ritrovo con il fatto che non riesce più ad accendersi, rimane con il LED blu lampeggiante infinito. Ok? Che cos'è questo LED blu lampeggiante infinito? Il LED blu lampeggiante infinito non si tratta altro che di un caso simile, come si può dire, alle Nintendo Switch con lo schermo blu. Il processore non riesce a comunicare con le RAM o con l'hard disk, ok? E non riesce a caricare il firmware, il sistema operativo e tutte queste cose qua, ok? E perché succede questo alle console? Semplicemente perché non vengono fatta manutenzione. Questa qui era piena di polvere, ok? C'aveva un gomitolo di polvere attorno al processore e alle RAM e questo ha portato a fare in modo che si surriscaldasse. Il surriscaldamento continuo e prolungato crea delle crepe o addirittura danneggia la stessa scheda o le saldature. Ok? Si crepano le saldature al di sotto del processore o al di sotto delle RAM. Può anche essere il caso di delle RAM che hanno subito troppo surriscaldamento e siano morte delle RAM. E quindi lì è tutt'altra storia anche da fare. Una RAM morta, qua, cosa, come si vede? Dal fatto che non si scalda, non si accende, ok? Se avete una telecamera termica e provate ad accendere la console, dovrebbero accendersi insieme tutte le RAM. Se vedete che magari c'è una RAM che diventa incandescente, è in cortocircuito e quindi magari va cambiata. Se vedete che magari c'è una RAM, tutte quante le RAM funzionano, si scaldano più o meno sempre alla solita temperatura 30, 40, 50 gradi costantemente e magari ce n'è una che è fredda, ok? Ecco, magari quella lì è dissaldata o è morta e non vuole più funzionare. E nel mio caso, secondo me, è il processore. Ehm, Perché dico che ha sofferto il surriscaldamento? Per il semplice fatto che i gommini, i pad termici qui, ok, sono secchi, ok? Attorno qui sono morbidi, ok? Qui dove fa il contatto è duro, è secco. Questo è indice di surriscaldamento. Il pad termico quando diventa duro, quando si sgretola, perché adesso se io lo tiro via, ok? Questo è venuto bene. Di solito cosa succede? Io provo a tirarli via, ma magari si spezzano, rimane una parte qua. Settimana scorsa me ne è arrivata anche una molto messa peggio e aveva tutti i pad termici completamente pietrificati e ho dovuto usare un tagliarino per raschiare via tutti i residui. Quindi oggi faccio un video, ok, che vi mostro come faccio io un reballing. Il metodo che uso io non è un metodo professionale, ok? Non ho il macchinario adeguato per fare queste cose qua, ma con l'esperienza e un centinaio di schede bruciate, ok? Perché ci vuole comunque l'esperienza per fare anche questa cosa qua. Dopo un centinaio di PlayStation bruciate nel tentativo di fare questa cosa qua, sono riuscito più o meno a trovare una soluzione più o meno ideale. Meno che più però, perché comprende il fatto che la scheda dovrebbe essere riscaldata tutta insieme ad una certa temperatura e fatto il lavoro entro massimo 6-7 minuti, ok? Il mio problema qual è? Che io non ho appunto un sistema di riscaldamento per la scheda adeguato e io
vado a fare questo lavoro in 10-15 minuti, e questo può comportare che il processore o esplode letteralmente, ok? Fa la fine di un popcorn, oppure muore per il troppo calore direttamente, anche se non mostra nessun segno evidente di esplosione, ok? Quindi è una cosa rischiosa. Io lo faccio perché voglio vedere se riesco a salvare questa scheda qua, e niente, e mi sento abbastanza sicuro da dire ok, provo anche in video. Sarà un video lungo e lo taglierò in più parti e lo accelererò sicuramente per farvi vedere tutto il processo. E niente, allora io procedo, prendo la piastra di preriscaldamento, la metto sopra, gli metto della stagnola, carta stagnola al di sopra delle zone per coprire, ok? Le zone non di interesse, e fare in modo anche che la scheda rimanga calda, ok? Perché se io non ho una coperta, diciamo, sopra, le parti dove non vengono interessate dal calore, cosa fanno? Fanno da dissipatore, quindi la scheda dissipa il calore, il processore non arriva mai a temperatura per sciogliere lo stagno, e quindi sei lì, arrivi a mezz'ora, hai già bruciato il processore, ma il processore non riesce a staccarsi dalla scheda perché la scheda non ha raggiunto la temperatura di fusione dello stagno. Ecco, quindi per evitare questo ho visto che se metto la stagnola sopra al resto della scheda, la scheda raggiunge più o meno i 200 gradi di temperatura e la zona del processore si scalda abbastanza da fondere lo stagno e permettermi di toglierlo abbastanza in velocità, in fretta, ed essere salvo. Ok, ci vediamo tra qualche secondo quando ho tutto il setup pronto. Allora, registro anche questa parte qua che è importante, ed è il fatto delle misurazioni. Allora, che vi metto anche il multimetro, così vedete di persona che cosa succede. Ok, allora, come vi ho detto dallo scorso video, è importante anche fare delle misurazioni. Allora, per capire se il processore può essere salvato oppure no. Allora, la scorsa volta io avevo qui un valore di 50, 20 qui, 15 qui e 30 qui. In questa scheda qua è leggerissimamente diverso, ovvero io qui ho circa 40, 39, ogni tanto fa 30, 38, quindi ho scritto 38, ok, come valore di riferimento. Se poi mi ritrovo con 0 o valori diversi, so che qualcosa è andato storto. Poi qui ho all'incirca 20, 19, 20, infatti ho scritto 20. Qui stessa cosa, 19, 20, ho scritto 20 per comodità. Qui invece vedete 67, 68, ho scritto 68, ok? E se non sbaglio anche quando cambiano le RAM, nel senso la marca delle RAM, potrebbe risultare un valore diverso qui. Queste qui sono RAM Samsung, ok? E hanno questo valore qui. Potreste trovare delle RAM Micron o SK Hynix, e magari quelli hanno un valore diverso, magari 100 ohm, 200 ohm, 500 ohm, o roba del genere. Ok. Per preparare la scheda, oltre al fatto di prendere le misurazioni e scriversele giù, annotarsele, bisogna anche togliere tutta la pasta termica, perché quando andiamo a riscaldare il processore non vogliamo zone più calde e zone più fredde. Deve essere tutto uniforme il più possibile. Quindi andiamo a togliere tutta questa pasta termica che è secca, credo che sia ancora quella originale, tra l'altro. Lo puliamo bene. Ok, così siamo pronti per metterlo sulla piastra di preriscaldamento. Perfetto. Allora, io attualmente ho questa piastra di preriscaldamento, è una piastra 20 cm x 20 cm,
E infatti, come vedete, aspettate che vi metto in grandezza, ok? Come vedete, la scheda non ci sta sopra, tutta, ok? L'ideale sarebbe una piastra 30x30, ne ho già trovata una e me la devo acquistare, per fare questo lavoro qua, in modo che così anche questa parte qui e questa parte qui vengano riscaldate, perché sennò queste qui fanno da dispersione di riscaldamento, sì, dispersione di calore. Allora andiamo a togliere la nostra batteria, perché sennò altrimenti esplode, perché queste qui sono batterie al litio e il calore non va d'accordo. E niente, adesso ci mettiamo all'opera. C'ho la telecamera che continua a spostarsi dal cavalletto, non sta mai in una posizione fissa e poi mi fa tutto storto. Allora, prendiamo la carta stagnola, che ho utilizzato per il lavoro precedente, e ce la andiamo a posizionare sopra, ok? Vedete? Così copro la zona, questa parte di scheda rimane calda perché c'è il calore da sotto, ma non disperde troppo, ok? Mettiamo questa di qua, copriamo bene la zona. Se volete copiarmi è a vostro rischio e pericolo. Io vi ho detto, questa tecnica non è assolutissimamente perfetta, anzi consiglio di non eseguirla, lo faccio io perché così vi faccio vedere cosa succede, anche in caso grave. Ma di questa scheda qua comunque sì, è bello poterla recuperare, ma magari si brucia e pazienza. Era comunque là nella pila delle schede di ricambio, per un motivo, ok? Perché infatti a quel punto non funzionava già più. E andiamo anche a prendere la nostra sonda, ok? La sonda per misurare la temperatura sulla scheda, perché qua abbiamo il sensore della temperatura della piastra, ma a me non mi importa il sensore della temperatura della piastra, perché la piastra magari è a 200 gradi, la scheda è a 50 gradi. Ok, tolgo un attimino qua e gliela vado a posizionare in qualche modo. La vorrei più o meno qui, non troppo vicino. L'ideale sarebbe vicino qua, ma il problema è che quando poi vado con l'aria calda sopra, ok, la sonda sente l'aria calda e sente l'aria calda e mi sballa tutte le letture, quindi io non so effettivamente qual è la temperatura della scheda, quindi la vado a posizionare in una zona non molto lontanissima, cioè non proprio dall'altro lato, che non mi interessa sapere la temperatura di là, però una zona più o meno vicina da sapere comunque la temperatura che c'è più o meno vicino al processore. E li andiamo a fermare con un po' di nastro Kapton, perché sennò se ne va in giro e io voglio che stia ferma in posizione. Ok, perfetto. E sulla sonda gli vado a mettere una goccia di flussante. Sembrerà strano, ma il flussante è un termoconduttore, ok? Trasmette calore e di conseguenza, se la sonda è bagnata dal flussante, si vede a quel punto trasmette come se fosse pasta termica, però la pasta termica ad elevate temperature si asciuga e diventa cemento e non fa più il suo lavoro. Il flussante continua a fare il suo lavoro, quindi mi tiene la sonda a contatto diretto con la scheda e in più trasmette meglio il calore dalla scheda alla sonda e mi dà una lettura più precisa. Ok, questo me lo metto qua, così dopo faccio i vari controlli. Posizioniamo bene tutto di nuovo, ok, e io ci metto anche
Adesso non so dove è finito, eccolo qua. Ci metto anche una sorta di barriera, ok, che mi tiene giù un piccolo peso, pinzette, un qualcosa di metallico pesante che vada a tenermi giù i fogli di stagnola in modo che non si alzino e volino via, e in più in modo che così l'aria calda non va sotto ai fogli e mi destabilizza appunto le letture della sonda. Allora, attualmente siamo a 21 gradi circa e adesso non facciamo altro che scaldare. Attacchiamo la corrente, accendiamo la piastra è a 260 gradi, ok? Non più alta perché altrimenti il calore da sotto brucia la scheda e non va bene. Quindi procediamo così e basta. Adesso aspettiamo che raggiunga la temperatura. Quando avrà raggiunto circa un centinaio di gradi comincerò a mettere il flussante al di sotto del processore. Infilerò il flussante sotto il processore in modo da aiutare il processo di distacco e di eccetera del lavoro, insomma, totale. Cominciate a vedere che la temperatura sale, non serve metterlo prima, ok? E anzi è meglio metterlo quando la scheda è già più calda, che allora il flussante già sciolto va all'interno e il processore se lo risucchia sotto, ok, attraverso questo spazio, per capillarità va a coprire l'intera superficie sottostante del processore e quindi poi lavoro fatto meglio. Se invece, come facevo in passato, lo si mette sui 4 lati, cosa succede? Il flussante intrappola dell'aria al centro del processore, l'aria non riesce ad uscire, il flussante non riesce a penetrare e si fa più fatica a fare il lavoro, perché il flussante, come ho detto, trasmette il calore. Se c'è il flussante tra le sfere, il flussante trasmette il calore, aiuta a trasmettere il calore e a sciogliere lo stagno. So che magari mi ripeto 500 volte con le stesse identiche parole, sembra che stia come un pappagallo, però non ho altre terminologie per poter spiegare la situazione. Quindi ecco, va bene, ok. Avanti diretti, ci vediamo quando riprendiamo in mano il processore che è staccato, pulito, e andiamo a testarlo. Ok, ci stiamo avvicinando alla temperatura di 100 gradi e cominciamo a posizionare il nostro aspiratore di fumi, perché adesso con una quantità non irrisoria di flussante verrà fuori una quantità abominevole di fumo. Ok, quindi spostiamo questo più in sotto così lo riusciamo a vedere, mettiamo l'aspiratore più o meno qui. Scusate se verrà fuori un discorso di ombre eccetera, che magari non si riesce a vedere bene quello che succede eccetera, ma in questione di lavoro non si può fare molto altrimenti. Andiamo ad accendere il nostro aspiratore al massimo, lo teniamo lontano anche perché nel momento in cui si va ad accenderlo l'aspiratore risucchia aria, chiaramente fredda, e questo porta via anche calore alla scheda e impedisce di fare il lavoro più velocemente. Li mettiamo un po' alla volta, ho bisogno anche della luce io qua per verificare, lo mettiamo finché non vediamo che arriva fuori anche sugli altri lati. È possibile anche che all'inizio non sembra che ce ne sia molto, continuate a spingere eccetera e usate troppo flussante, ma credetemi il flussante si espande, ok? Quindi ne mettete la metà e sarebbe stato comunque a posto. Comincia ad espandersi circa 150-180 gradi. Andiamo un pochino alla volta, completiamo tutto il processore. Ok, dovrebbe bastare. Purtroppo non potrete più vedere la temperatura, ma intanto vi faccio vedere questo. Ecco, vedete che sta cominciando ad uscire
no, magari non vedete moltissimo, però comincia a fare le bolle. Ecco, in questo modo riuscite a vederlo meglio. Vedete tutto l'alone che c'è attorno? Ecco, quello è il flussante, che ce n'è anche un tantino in eccesso. E per evitare che se ne vada troppo in giro, sotto un fiocco pulito, e ne tolgo un po'. A me basta che il flussante se ne stia sotto al processore, non attorno, non ha importanza attorno. Quindi pulisco dall'eccesso mentre è caldo, così il cotton fioc se lo beve. Ok, molto bene. Adesso siamo all'incirca riportiamo la telecamera a posto, siamo a 160 gradi, 162, cerchiamo di arrivare fino a 180, l'ideale sarebbe, prima di cominciare con l'aria calda da sopra, perché finché il calore è da sotto il processore è più fresco della scheda. Se invece poi andiamo col calore da sopra gli andiamo a mettere 450 gradi e poi il processore a quel punto è più caldo della scheda, e quindi è lì che succedono i problemi. Non bisogna arrivare a riscaldare troppo il processore, altrimenti si brucia. Ecco, per me questa cosa qua adesso è un problema, perché una volta che arriva a 160-170 gradi non va più su velocemente, perché la scheda si satura di questo calore qua che la scheda è in grado di fornire, non riesce a fornire più calore, anche se sotto ci sono 260 gradi, ma non è un contatto diretto, capito? Quindi la scheda, arrivato a questo punto, le parti, anche se sono coperte, disperdono più calore di quanto ne riescono a ricevere. Ok, allora adesso andiamo a 450 gradi con il 30% di aria e sempre ed in costante movimento, ok? Andiamo sopra il processore, lontananza tipo un paio di centimetri, e continuiamo a girare attorno finché non raggiungiamo la temperatura di circa 220 gradi, ok, che è la temperatura di scioglimento di questo tipologia di stagno. Adesso come vedete che si sta alzando più velocemente perché sto applicando più calore da sopra. Ok, adesso manderò avanti il video piano piano e io rimango qui concentrato, perché se non mi concentro esplode tutto e non ho voglia, preferibilmente vorrei salvarla. Mi fa male il braccio, ma devo continuare. Ormai dovremmo anche esserci, ma so già che comunque mi farà penare. Perché non ho abbastanza potenza di calore per fare il lavoro. L'ho già fatto in passato e ci sono anche riuscito, ma può sempre darsi che il processore smetta di funzionare, esploda o qualsiasi altra cosa. C'è sempre l'inconveniente dietro l'angolo, non è mai una scienza perfetta. Appena vedrò che si muove lo stacco, lo metto sulla carta stagnola lì, spengo tutto e lascio raffreddare. Alzare la temperatura o alzare l'aria è inutile, anzi si rischia di danneggiare di più. Ci ho già provato in passato e non ha funzionato. Ho visto che solo con questa impostazione riesco a farlo abbastanza in sicurezza.
Ci siamo? Si muove, ci infilo sotto la pinzetta, via. Perfetto. Teniamo un attimo in mano, spegniamo la piastra, non lasciamolo cadere, lasciamo il tempo che si raffreddi un secondissimo, lo giriamo e lo appoggiamo delicatissimamente, perché in questo momento qualsiasi piccolo colpo lo distrugge. E ce l'ho fatta. Bene. Allora adesso aspetto un attimo che si raffredda la situazione. Avete visto, ero a 211-212 gradi. Perché questo? Quando prima vi ho detto 220 gradi. Semplicemente perché la sonda è più lontana. Ok? Qui c'erano i 220-230 gradi. A me mi serve solo come indicazione. Se la scheda raggiunge i 200 gradi, io riesco a toglierlo più facilmente. Allora adesso prepariamo il nostro saldatore. Intanto aspettiamo che si raffreddi un attimo il processore. A me interessa intanto solo il processore, la scheda può stare anche calda per un po' di più tempo. Andiamo a prendere la nostra spatola, ok? Che è fantastica per andare a pulire lo stagno, eccetera. Andiamo ad accenderlo. Intanto aspettiamo. E a questo punto possiamo anche togliere il processore, lo mettiamo in una zona sicura, lontano, in modo che non cada, che non prenda colpi o altro. Molto bene. E qui vabbè, niente, si prendo delle striscioline. Adesso questo qua non ha uno stand ed è terribile perché questo qua non ci entra nel suo stand. Adesso vado a prendere delle striscioline di trecciola. 3 dovrebbero bastare, ho visto che anche dalla volta scorsa 3 mi sono state sufficienti. Allora comincio a raggruppare intanto lo stagno sulla spatola, lo vado a pulire. Volete vedere più da vicino? Aspettate che vi rimetto in posizione. Ecco qua, così riuscite a vedere un po' meglio. Non serve pressione, basta solo il passaggio, altrimenti si vanno a distruggere le piazzole e non va bene. E qui vedo il problema, secondo me. Su questa posizione qui ci sono dei piedini, ok, delle piazzole che sono ossidate. E quindi forse è questo. Si sono staccate le sfere, si era ossidato il pad e questa qua chiaramente è collegato con la RAM, non comunicava più con la RAM e niente, insomma, non funzionava perché chiaramente senza una RAM non riesce a caricare bene le cose. Pulsante, la striscia e andiamo a risucchiare tutto lo stagno. Piano piano, delicatamente. Vedete quanto fumo che viene fuori? Ecco, adesso possiamo anche avvicinare l'estrattore, così non respiriamo questa roba qua. Piano piano, senza grattare, non c'è fretta adesso. Ecco fatto. Ok, ora possiamo spegnere il saldatore e andiamo a pulire. Fate comunque attenzione perché la scheda è bollente, io ce l'ho ancora la scheda a 160 gradi e bisogna fare parecchia attenzione se non si vuole finire bruciacchiati. Se non c'è più flussante non c'è più fumo. Possiamo togliere l'aspiratore, riposizioniamo la telecamera, spostiamoci verso l'esterno. Ecco qua. Sono bastate 2 strisce alla fine, ok, non ha importanza, anzi meglio. Ok, come vedete ancora 140 gradi e noi cosa facciamo? Andiamo pure a togliere tutte le cose qua, le protezioni. Lasciamo raffreddare la scheda più velocemente rispetto a come farebbe adesso.
molto bene. Togliamo anche la nostra sonda, in questo caso non ci serve più, la lasciamo qui per il prossimo ciclo, quando andremo a riposizionare il processore. Stacchiamo il cavo della corrente e questa la spostiamo insieme. A me piace spostarla tutta insieme in modo che non ci siano spostamenti eccetera. Se la prendo in mano adesso la scheda flette e flettendo potrebbe creare problemi alle RAM, potrebbe scollegarsi qualche RAM, potrebbe creare problemi al South Bridge o a qualsiasi altro componente, magari ecco, smettere di funzionare per qualsiasi altro motivo. Quindi io la porto di qua, anche lì zona sicura dove poter lasciare la scheda che si raffredda con la sua calma. Ok, bene, e noi possiamo prendere il processore, eccolo qua, è freschino, ok, perfetto. E adesso non facciamo altro che, come alla scheda, prendiamo il nostro saldatore, gli andiamo a pulire tutto lo stagno e andiamo a fare le misurazioni come nel precedente video, così vediamo se il processore è sopravvissuto a questo ciclo di caldo oppure è morto definitivamente. Allora intanto andiamo a metterlo qui. E gli andiamo a pulire dallo stagno flussante, abbondanza di flussante. Allora, adesso il processore staccato, pulito, tolto tutto lo stagno, è tutta una bella superficie liscia, non ci sono cose strane, deve essere tutto perfettamente liscio. E adesso andiamo a fare allora le misurazioni, ok? Andiamo a prendere il nostro multimetro e andiamo a verificare. Allora, vediamo. La massa dovrebbe essere qui, devo farmi uno schemino, non lo so, un disegno con dei puntini o roba del genere. La massa dovrebbe essere qui, ok? E abbiamo questo primo punto, no, dall'altro lato. La massa è qua, ok? Eccolo qua, 17 ohm. Questa è la linea principale. E poi dallo stesso lato dovrebbe essere questa, no, adesso non mi ricordo neanche più. Questo, allora, il primo angolo qua è la linea principale, ok. Questa qua è la linea, eccoli qua, i 60 ohm, molto bene. E dopo dovrebbe esserci questa qua, 36, no, era questa qui? No, sempre 36. E questa qua? Aspettate un attimo, devo rivedermi le cose. Portate pazienza. Allora, sì, avevo fatto corretto. Allora, di qua c'è la massa. Ok? E allora, abbiamo questo punto qui, poi questo punto qui che è quello delle RAM, vedete?
lo scorso video era 300 e qualcosa ohm, qui ci sono 2,3 kilo, ok? È tutta una questione diversa, però la scheda che ho sistemato funziona lo stesso e anche questa dovrebbe permettermi di funzionare. E dopo c'è questo qui in mezzo, che è quello da 36 ohm, che sulla scheda avevo detto 38 ohm circa, quindi ok. E dopo c'è questo qua, che è in quest'altro angolino qua, che era quello dei 60, 70 ohm, 68 ohm. Ok, il processore non ha cortocircuiti e dovrebbe andare benissimo. Quindi, lo vedete? 1, 2, 3. Quello a metà è quella la massa. Poi c'è il primo angolino qui, il secondo puntino su queste due, su questa linea qua più lunga, ok? Questo qua. Poi c'è questo qua in mezzo, un triangolo da 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 chiaramente, eccolo qui, e poi c'è l'angolo opposto, questo qua. Queste sono le 4 linee che vanno dentro il processore. Chiaramente hanno molti più punti in comune, non è solo quello, quello e quell'altro. E ci sono tipo 50 punti diversi per andare a vedere queste misurazioni, ma io ho preso quelli che eventualmente sono più comodi, più veloci da identificare, ecco insomma. Ok, questo processore, allora, possiamo dire che è salvo? Sì. Non ha cortocircuiti? No. È sopravvissuto tecnicamente al processo. Andiamo a verificare anche se ha delle bolle, ok? In controluce. Ci sono delle imperfezioni, non andiamo a confondere. Le imperfezioni, per esempio, vedete qui che sembra che ci sia una bolla? Questa non è una bolla, è un'imperfezione normale, ok? Le bolle, vi faccio vedere io quali sono le bolle, ok? Perché ho in passato, come vi ho detto, ho fatto questa procedura su altre console e uno mi è letteralmente esploso. Vediamo se riesco, perché mi sono tenuto anche i processorini, giusto per lezioni, insomma, se si può dire. Questo non c'entra nulla. Addirittura una volta mi è saltato via il silicio qua, la piastra di silicio è completamente esplosa e saltata in aria, dovuto appunto all'effetto del calore troppo intenso. Sembra che non riesco a trovarlo, magari l'ho... Ah, c'ho anche un'altra scheda eventualmente. Ecco qua, questa chiaramente è la scheda di una PS4 Slim, non c'entra nulla, ma il processore è più o meno simile, ok? Ecco, questa è è un processore che ha fatto popcorn, ok? Vedete, tutte queste sono bolle, eccole qua le bolle, bolla, 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 ma queste poi si sentono anche in fase di riscaldamento, quando si va a riscaldare la scheda, eccetera, si sentiranno proprio che la scheda comincia a scricchiolare e fa appunto effetto popcorn, ci sente anche il suono. Quando succede questo e vedete delle bolle, basta, è finita. Allora, intanto la lasciamo lì così, dopo la mettiamo a posto. Ok, allora, dopo aver fatto le nostre misurazioni, a questo punto andiamo, puliamo il nostro supporto, andiamo a metterci sopra il processore e andiamo a metterci le sfere nuove. Torno tra poco.